Volevo, ovviamente, nel poco tempo che abbiamo a disposizione, parlare di questi 4 elementi: la tecnica, padronanza ritmica, armonia, insomma, vabbè, i fondamentali della musica, che molto spesso crediamo, ma insomma, sono io il primo, di possedere o comunque di essere a posto, e magari invece ci manca sempre all'improvviso ci accorgiamo che ci manca quel qualcosa. Per esempio, parlando di tecnica, molte volte uno pensa: no, vabbè, la tecnica è quella, mi prendo il libro, mi prendo quest'altro libro, faccio questo, faccio quell'altro. Secondo me invece bisognerebbe puntare alla tecnica che serve al proprio stile, a quello che uno vuole esprimere, a quello che vuole fare col proprio strumento. Prima di passare agli argomenti proprio tipici, insomma, come si può dire, diretti, potrei anche, se preferite, io suono un pezzo, provo a suonare un brano. Allora, il brano è così. Allora, la caratteristica di questo rhythm change è che, diciamo, sì, ci sono i cambi, quelli soliti del rhythm change, però
diciamo, sulla misura in cui dovrebbe andare al mi bemolle, diciamo, che è il punto cruciale di qualsiasi ritmo incengito, invece di andare al mi bemolle sale di un semitono, sale a si settima, quindi sale un semitono, e quindi rispettare quei cambi là, quindi i cambi sarebbero questi. Quindi qua sale un semitono e poi riscende. Oppure si può anche giocare sempre con questo semitono quasi sempre in tutto il pezzo, volendo, si può anche non fare proprio tutti i cambi che si fanno di solito. Insomma, quindi, però ecco, già per suonare un brano del genere sul nostro strumento è molto difficile già fare questi abbellimenti a questa, per cui allargare e riuscire a fare questo. Non so se riuscite a vedere. E poi c'è questa frase qua che sembra facile, ma è un po' insidiosa. Ecco, a questo punto io il si bemolle e il si li devo prendere forse in questa posizione qua, perché non c'è altra. Cioè, questa qui è molto rischiosa, bisogna usare un po' troppo i barreti, il secondo dito, eccetera, o troppi accavallamenti, va a finire che non si riesce a fare, soprattutto se si fa un po' più veloce. Quindi la prima cosa da dire è questa, appunto, che già per eseguire un tema sul nostro strumento come questo è già molto e seguirlo, diciamo, con i giusti accenti, con la giusta definizione di ogni singola nota, già comporta uno studio probabilmente di anni. Per non parlare, appunto, poi ci sono i brani come Donna Lee, come altri brani bebop, giusto per parlare del bebop, che è quello che in genere suono io, anche se però faccio anche le cose tipo che so di Pastorius, Tin Town, per dire tutti i brani di Giacomo, quelli un po' più impegnativi. C'è bisogno di lavorarci molto per far uscire le cose. Quindi dove voglio arrivare? Cioè che la cosa importante, secondo me alla fine poi non c'è tantissimo materiale in giro, almeno io non lo so, è su come spostare, come utilizzare gli spostamenti sulla tastiera. È una cosa molto importante, cioè, perché molti, quello che vedo anche degli allievi miei in conservatorio, comunque in genere quelli che vengono a fare lezione con me, c'è questa sorta di chiusura nelle 4 dita, 4 tasti, che è un limite purtroppo proprio per quello di cui sto parlando. Così come anche il suonare invece solo larghi, quindi allargando e stando sempre larghi, ovviamente ti fa suonare in maniera meccanica, quasi sempre pentatonica, perché lo scale, cioè, diciamo, non sei più capace di suonare i semitoni, che sono invece un aspetto, i cromatismi sono una cosa importantissima, e non solo nel jazz, insomma in tutte le forme musicali. Per cui è importante riuscire a trovare da soli il compromesso tra il suonare in posizione, sempre le 4 dita, per carità, quello è un punto di partenza importante, e poi provare a far diventare la tastiera più grande, cercando di aprire sempre la tastiera. Io parlo sempre di aprire la tastiera con le 2 dita forti, che sono sempre l'indice e il medio, quindi cercare sempre di andarsi a spostare con queste 2 dita per cercare di aprire il resto e avere la mano aperta a prendere le altre note. Anche questo libro che io sto facendo usare, che consiglio molto, che è Anon, che è un libro che nasce per pianoforte, in cui praticamente si lavora sui modi. Intanto, vabbè, ognuno di noi, adesso non so come, chiaramente non vi conosco tutti quanti, dovrebbe conoscere i modi delle scale, conoscere le scale. Cioè il fatto di conoscere le scale non è una cosa di conoscere la scala perché si fa la scala veloce, no, è per conoscere lo strumento, conoscere quelle parti dello strumento che ci sembrano oscure. L'importante è cercare di far diventare, quando si studiano le scale, per questo è importante fare i modi a 2 ottave e studiarsi poi questo libro Anon di cui sto per parlare. È importante far diventare la tastiera dello strumento in quella tonalità lì, tutta quanta,
non quella porzione che conosciamo, capito? Che c'è l'idea dei blocchi, che ripeto, che inizialmente è assolutamente importante, fondamentale, cioè il fatto di avanzare per blocchi. Io non rinnego nessuna forma di studio, di approccio tecnico sullo strumento, però dobbiamo purtroppo conoscere tanto per raggiungere veramente quella padronanza e quella voglia di suonare anche due note, ma sapere dove andarle a prendere quelle note e quali prendere, in quale punto della tastiera. Per cui ecco, se io faccio le scale a 2 ottave, cominciamo dai modi, si parla sempre di 2 ottave perché dobbiamo estendere un po' lo strumento. Perché appunto io imparo a suonare in solo, per esempio, in questa posizione, partendo con il Si col primo dito e faccio. Ok, arrivando fin dove posso. Chi ha lo strumento a 24 tasti se lo fa tutti, fino al Sol laggiù, chi non ce l'ha ritorna sopra. In effetti farsi anche i noti qua sopra risolve con i giusti con gli spostamenti importanti. Non voglio entrare troppo nei dettagli, sennò perdo tempo solo a parlare degli spostamenti. Però ecco, come potete vedere, io almeno all'inizio cerco di non usare gli allargamenti, cerco di andare ancora avanti con i blocchi e spostando il braccio velocemente. Quindi qua faccio questo 2-2 perché appunto cerco di usare, non ho quasi scelto, devo cercare di allargare in qualche modo. Potrei fare anche questo 1-1 e allargare qui e faccio uno spostamento su ogni corda. Quindi il concetto è questo, di cercare di essere quanto più possibile equi sugli spostamenti, di non fare questo, cioè tutto sulla prima corda, quasi come un contrabbasso. Volevo giusto insomma accennare, quindi finire questo discorso dei modi, quindi spero che sia stato abbastanza chiaro sull'idea di cercare di avere un pianoforte nelle mani e non più un basso. Questo deve essere un po' l'obiettivo. Mi piace pensare che il jazz possa essere una scuola bella, cioè importante per qualsiasi altro tipo di musica. Quasi, insomma, io lo considero quasi un po' simile alla musica classica, il jazz in un certo senso, quindi che potrebbe formarti sia tecnicamente che armonicamente. L'Anon, per come insomma lo faccio studiare io, lo faccio studiare principalmente in 2 posizioni. Uno è quella, diciamo, la più facile, quella che ho fatto prima, in cui sfruttiamo al massimo il verticale. Quindi uno spostamento e faccio tutte quante le 2 cose, l'ottava e mezza, mentre l'altra invece è su 2 corde. Quindi io parto da questo Do qua e a questo punto io innanzitutto la cosa importante da cercare è cercare una certa simmetria, diciamo, degli spostamenti, perché se comincio a fare questo, comincio a fare degli spostamenti casuali, non li ricordo più. Cercare di essere simmetrici. Io cerco di prendere sempre la terza sulla stessa corda, quindi vado sempre a cercare di semplificare quello che sta per arrivare, sempre a prevedere, che è un po' purtroppo la mentalità del jazzista, quella di stare sempre avanti rispetto a quello che, cioè, sta suonando una cosa ma sta già pensando a quello che deve venire, no? Per cui sfrutto chiaramente degli allargamenti, già sto largo, quindi diciamo mettiamo da parte per il momento l'idea di stare belli compatti sulla tastiera, no, dobbiamo cercare di stare già allargati. Queste sono 2 corde. Adesso vi faccio sentire. Se io lo faccio così, l'importante è cercare di ottenere quasi lo stesso suono di quando lo suoniamo così. Vuol dire tutta la lunghezza di tutte le note uguale, quindi cercare di essere meticolosi tecnicamente, cercare di far sentire tutte le note bene e tutte quante lunghe, nella lunghezza giusta.
se non staccato. Staccato è un'altra cosa, cioè se uno vuole suonare staccato alza le dita e le stacca, ok? Quindi la stessa cosa, io suono su 2 corde, cerco di avere lo stesso tipo di definizione, ok? Ok, cioè gli spostamenti quasi non si devono sentire. Ritengo che questo approccio tipo Anon, come può essere qualsiasi altro tipo questo qui è un libro semplice, cioè vuol dire, sono 20 studi fatti più o meno simili, magari poi tipo il secondo c'è un salto di quarta, però mano a mano ovviamente diventano più difficili, quindi con salti più importanti, e quindi però tutti questi studi vanno fatti con le 2 posizioni scelte, quindi vale a dire la più facile, quindi la più verticale, e la più difficile, vale a dire il massimo dell'orizzontalità se si può dire possibile, quindi su 2 corde con gli spostamenti migliori possibili, cercando sempre di andare ripeto, ad aprire la mano e chiuderla. Essendo abituato nell'accompagnamento più pop a suonare in non swing, quindi duine, sedicesimi, Sì. quali sono gli esercizi più utili per sviluppare il fraseggio con i sedicesimi swing, che è la cosa che mi risulta più difficile da fare, ovvero quando penso una frase, trasportarla in swing con gli accenti che cambiano. Ok. Esatto. Una domanda molto interessante, dove chiaramente io mi permette di riagganciarmi all'Anon di cui parlavo prima, perché tra le variazioni ritmiche di questo famoso libro Anon ci sono appunto le figurazioni che uno può eseguire. Io invece di fare comincio a eseguirlo adesso con la terzina. Questo esercizio qua, per chi non l'ha mai fatto, vi assicuro che tecnicamente è difficilissimo. Per la mano destra è una delle cose più difficili da fare, perché finché si tratta di stare sulla stessa corda, che già è difficile per me anche questo, a mantenere bene con l'accento in battere, attenzione, perché qua bisogna anche dargli gli accenti quando uno poi vuole avere i groove, no? Quando io faccio vedi tutti i batter, ma farlo sulle 4 corde, quindi fare questo, quindi in cui appunto ti ritrovi che l'accento non lo fai sempre con l'indice o col medio, ma lo devi saper fare l'accento in battere sia con l'indice che col medio. Chiaramente ci sono degli scalini, perché poi c'è lo sweep in alcuni punti che sono quasi inevitabili, però appunto uno deve cercare di lavorare a eliminare mano a mano questi scalini e cercare di avere quel passo lì. Questo passo a cosa serve? Se io faccio i brani per esempio di Charlie Parker, i brani di Bebop, compreso Donna Lee, lasciamo perdere la versione di Pastorius, meravigliosa, che però è binaria. Infatti è suonata con le percussioni, è suonata una versione latin praticamente, no? Non è tanto swingante, ma nello swing Donna Lee sarebbe così. Potrebbe essere così, cioè con una pronuncia quasi ternaria, non tanto Donna Lee il pezzo che può dimostrare meglio quanto per esempio Ornithology. Sempre quello, e questo vi permette di avere groove da solo senza per forza la batteria, perché sennò il pezzo sarebbe così, e purtroppo non sono sicuro di saperlo fare, però senti la differenza, no? Non riesco a dare allo swing, non riesco a groovare. Quello è un groove, lo swing è un groove uguale agli altri, anzi
Per quanto la vedo io, è il groove più potente che esista, è lo swing per me. Cioè il terzinato è proprio quella cosa lì che infatti nel blues, cioè cioè bam badam badam badam, quando parte quella cosa lì, chiunque si comincia a muovere, no? Perché per cui, ripeto, già su questo, tramite Anon, fare bene questa roba qui, cioè uno sfrutta quello studio tecnico per fare anche questo. Poi ci sono altre figurazioni, tipo per esempio terzine che sono complete, tipo 2 note più una, e la terza cambia la nota. Quindi le prime 2 note della terzina sono la stessa nota. La destra è difficilissimo fare perché non è questo, c'è anche la sua difficoltà, però queste qui sono terzine regolari in cui tu fai una nota, la terzina, un'altra nota, un'altra terzina. Qui stai cambiando all'interno della terzina. Queste sono per me le cose più difficili tecnicamente, anche per la destra e per il sincrono delle 2 mani. Per cui insomma, così giusto per chiudere il discorso dell'Anon, io consiglio di utilizzare questo libro per fare tecnica che, ripeto, è diversa, non ci sono groove, non ci sono riff, non ci sono studi col metronomo, cose di questo tipo, però è proprio la tecnica primordiale, potremmo chiamarla, dello strumento, cioè quella che ti dà la padronanza di controllare lo strumento, di controllare il tocco, di controllare anche la parte ritmica, di sviluppare una mano destra che io la chiamerei d'acciaio a quel punto, perché quando diventi tipo significa far pareggiare le 2 dita, per chi usa le 2 dita soltanto, diventano uguali, perché sei costretto a farle diventare uguali, se no non lo fai questo qui. Per andare sulla nota che cambia tu vorresti andare sempre distinto, vorresti andare sempre col dito forte che hai, che magari è l'indice o il medio, adesso non so, dipende dalle persone, quindi dobbiamo un po' andare a rinforzare e fare in modo che le due dita siano uguali. Forse 2 ore di Anon non sono troppe, però farsi un'oretta di Anon ogni giorno secondo me sarebbe una bella palestra, insomma un bel discorso. Ciao a tutti. Niente, allora, così mi incuriosiva un po' quello che può essere il tuo, diciamo, approccio mentale su un brano, magari con tanti cambi di accordi. Per esempio, non so, molti anni fa avevo una videocassetta del chitarrista Umberto Fiorentino, in cui spiegava un pezzo come Giant Steps, in cui spiegava blocchi proprio di pentatoniche. Era diciamo, una cassetta per chitarristi, però io ho un attimo preso degli spunti anche delle sue spiegazioni per cercare di passarle sullo strumento. Ho visto anche delle cliniche con Gary Willis, il quale lo stesso diceva che usa molto le pentatoniche proprio per schematizzare un attimo alcuni cambi tanto veloci. Sì. Quindi ecco, mi incuriosisce capire cosa passa nella tua testa quando ci sono pezzi cioè come vai a districarti su brani in cui ci sono molti cambi, molte situazioni di questo genere, insomma, ecco. Sì. Un po' il tuo approccio mentale, ecco. Ovviamente sì, la pentatonica io adesso non so che tipo di pentatonica loro stanno parlando, perché abbiano parlato, cioè, sicuramente aiuta nella facilità forse tecnica, perché magari appunto meno male fai quasi degli spostamenti simmetrici e ti ritrovi. Sinceramente io non ragiono così, per me io ragiono sempre sulla linea che voglio. Mi piace stare anche abbastanza, in realtà mi piace stare stretto e riuscire a far sentire i cambi, a attraversare tutti gli accordi senza, cioè riuscendo a mantenere la mia melodicità. Ok, cioè, nel senso che vedi, meno male sono rimasto nella stessa zona, non ho fatto grandi salti, cioè questa cosa qui vedi, per me quasi non esiste, nel senso che è quasi a parte più difficile. Ok, tipo questo magari.
Però appunto mi piace cercare Si maggiore, Re settima, salgo di un semitone e prendo il Do, Re, Mi, Fa diesis ed è Re settima, giusto? Ok. E questo mi avvicina in realtà di più al concetto di Coltrane rispetto a quello di fare questi arpeggi. Coltrane? Okay. Mi spiace che l'ho suonato un po' veloce, ma perché mi vengono... Se lo faccio lento non riesco a farla la stessa cosa, cioè non mi viene il flusso, diciamo, Però insomma, però quando studio lentamente, per cui cerco sempre di trovare, ripeto, la frase collegata a quello che succede prima. Cerco sempre di rispondere, fare proposte e risposte anche su Jan Steps. Quindi questo qui sarebbe la frase originale, giusto? Cioè il Si maggiore che il Si. Invece faccio e so in Sol maggiore. Ok? E questo è un discorso. Come un altro discorso è quello che è quello che fa Barry Harris, il grande pianista bebop, no? L'ultimo, diciamo, rimasto, l'ultimo baluardo che ha 94 anni. E lui parla di Jan Steps di quanto sia importante l'accordo di settima, farsi dire l'accordo di settima per andare sul primo. Quindi, per cui, per esempio, ecco, lui fa 2 note di Si maggiore. Dopodiché questo Fa diesis è già entrato in Re settima. Quindi questa qui in realtà è già è fuori rispetto al Si maggior 7, perché lui in realtà sta anticipando il Re settima. E questo è un altro aspetto che a me piace molto, quello di anticipare l'accordo di settima per quindi sacrificare un po' l'accordo maggiore e quindi in poche parole pensare sempre a questo quinto primo sempre. No, volevo parlare del discorso della padronanza ritmica, cioè appunto del discorso del metronomo. Quello che dico sempre sinceramente, vabbè, io sono abbastanza nonostante sia appunto un jazzista, sono abbastanza talebano, proprio nel senso che per me una linea di qualsiasi tipo, accompagnamento, walking, pop, rock, eccetera, uno strumento deve funzionare già da solo. Non credere mai che, ok, se io suono con la batteria mi aggiusto. No, cioè questo è un concetto sbagliato. Tu da solo devi già funzionare perfettamente. Io quando studio, sì, metto anche la batteria, ma in realtà mi piace molto quando proprio devo suonare col metronomo. Iniziando col metronomo dai 4 quarti e andando a togliere colpi al metronomo. Quindi dal 4 quarti passo sempre con il tempo lo stesso, ma metto 2 quarti, primo e terzo, secondo e quarto, come vogliamo, però l'importante è stare dentro. Per me, anche quando suono swing, attualmente lo metto anche primo e terzo, anche se sto suonando swing, perché in realtà negli ultimi anni ho cambiato il mio concetto di time e penso molto in uno, non penso più né in quattro né in levare, penso praticamente in un unico primo colpo e il resto diciamo in aria, tra virgolette, nel senso che il resto sono suddivisioni per me. Può essere un clave, può essere un'altra cosa, però quel primo sta là sempre. Quindi il mio tempo è questo qua. Questo è il mio tempo. Non è ta 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 ta. E anche quello ovviamente per forza di cose, però
il mio primo riferimento, cioè quello fondamentale, è quel boom e basta. E questo, ripeto, forse ecco, in altri contesti, forse tra pop o anche funk, può darsi che non si possa fare, può darsi, non credo molto, perché è sempre un fatto di come uno si abitua, come vuole abituarsi, insomma. Per cui se vuoi posso provare a vedere. L'unica cosa è che non so come far sentire il metronomo, perché il problema che avevo prima. Pazzesco, si è incastrato, benissimo. Però lo metto in battere, ok? Quindi il tempo pensiamo che può essere sono tipo Autumn Leaves, va bene? Un pezzo che forse conosciamo tutti quanti. Anche quando io faccio walking oppure improvviso, cioè io mi suono tutto il pezzo così, magari posso fino a fare ci improvviso in qualsiasi modo. Dopodiché quando padroneggio metto a 41. A questo punto vado nel timer che forse preferisco in questo momento, che è quello dell'1, quindi il tempo sempre vabbè, wow. Sono pensato più alla melodia che al time, però appunto so con il suo metronomo in 1. Senza paura di correre un po'. Capito? Senza
dalle terzine alle quartine, cercare proprio di andare a impegnare, a crearsi difficoltà. In questo momento magari non sono molto musicale, però sto cercando di fare, di essere sicuro del timing e di essere stabile da solo. Insomma, questo per dire, da soli, col metronomo, che deve essere quasi quasi la sensazione che dobbiamo avere di dare noi il tempo al metronomo. Questo, ripeto, non è tanto uno studio che può servire per chi fa appunto musica pop e ha bisogno di precisione, diciamo fino a un certo punto. Questo è per sviluppare il time interiore, quindi avere con la padronanza del timing. Poi il timing, vuol dire la precisione di quando fai una ritmica, quello è un lavoro a parte che si fa magari con la batteria, anche col metronomo, però magari sui quarti. Non c'è bisogno di mettere i metronomi in uno, anche se comunque ha la sua funzione anche per il timing, secondo me, questa cosa qua, perché chiaramente sei costretto a fare bene le suddivisioni degli ottavi, dei sedicesimi, dello swing, di quello che è, per stare più o meno in linea di massima insieme a l'unico colpo che ti arriva ogni tanto. Quando lo metto ogni 2 misure il metronomo, sto suonando a 20 di metronomo, insomma è difficile da suonare. Ok, non so se qualcuno ha qualche altra domanda su questo argomento qua. Allora, l'esatto opposto, cioè nel momento in cui mi trovo, non so, dove suonare magari con un batterista che fa, non so, un fast molto veloce, delle volte sono lì proprio sulle spine per paura di andare fuori tempo, o comunque faccio fatica, diciamo, io dovrei rinforzare il mio senso ritmico anche in queste situazioni, nel momento in cui magari c'è una ritmica molto serrata, io faccio fatica a essere sul pezzo, insomma. Ecco, cosa consigli per rinforzare il senso ritmico anche in questo senso? Ma sui soli dici, solo sull'accompagnamento? Soprattutto sui soli, però anche sull'accompagnamento, se il batterista comincia, diciamo, a essere anche... Il problema, capite, è sempre un po' quello, la qualità del batterista, perché appunto anche sugli assoli, in realtà questo discorso, vedi, questa cosa che ho fatto io adesso, è difficile proprio per i tempi medium, mentre invece per i fast si semplifica molto. Cioè se io suono, per dire, Cherokee io purtroppo però però il problema è tecnico, cioè non ci arrivo in questo momento a suonare più di 270 forse come velocità, mettiamo, no? Parto appunto da studiare, però devo andare a suonare in uno. Bisogna suonare in uno, anzi quando è fast tipo 270, io proviamo a fare diviso 2 e 140, quant'è? 135? Non so, 135 e diviso ancora 2, 135, quanto è? 77. Vabbè, quello che è. 67 e mezzo. Questo è il tempo vero del fast, non è quello là. 76 meno diviso 2 30 38. Difficile perché sono partito troppo, non si può partire. Vedi? Ma ripeto, non ho fatto bene il percorso, cioè di partire dai 2/4, cioè di fare, capito, un quarto, primo e terzo, cioè bisogna fare il percorso, non posso partire direttamente con uno ogni 2 misure come ho fatto io. Anche se non ce la fai a farlo,
se tu hai quel primo forte, non ti perdi mai. Cioè, se tu hai quel primo lì, e purtroppo anche i batteristi dovrebbero ragionare così. Sul fast, invece, se cominci a pensare là automaticamente te ne scendi. Invece se pensi in uno, quasi quasi rischi di accelerare se non stai attento. Cioè io guarda che mi cambia proprio prova a fare, inizia dal walking, ti cambia proprio il mondo, cioè all'improvviso un pezzo che ti sembrava velocissimo diventa niente, cioè stai suonando delle crome di un medium, quindi diventa facile, diciamo. È chiaro, tecnicamente devi sapere dove mettere le mani, però ecco, se questa è. Allora, per la velocità e pulizia, allora, io la verità la domanda la farei a qualche giovane. Il problema, nel senso, non perché noi siamo vecchi, però insomma col tempo, tra l'altro, la difficoltà, cioè i tendini sono diversi rispetto ai tendini belli tirati, freschi di un ragazzo che ha 20 anni. Io personalmente, vedi, cioè, se non studio tutti i giorni, tecnicamente proprio me ne vado che è una bellezza proprio. Perché sono abituato appunto che lo studiavo e negli ultimi tempi non riesco più a studiare con la stessa continuità. Però ecco, la velocità e la pulizia dipendono da una sola cosa, dallo studio lento, o meglio, dallo studio rallentato, perché è sbagliato parlare di studio lento. Lo studio lento è uno studio che non serve a niente. Questo qui, ecco, è uno studio lento, servirebbe a qualcosa, non serve mai a niente, perché sto facendo un dito solo da qua e un dito solo di qua, anche se è perfetto, perché sto facendo tutte le note uguali, sto a tempo eccetera, ma non mi serve. Quello che mi serve è fare tutte le note uguali per bene. Quindi nel caso, per esempio, io quando studio appunto Jan Stepson, studio i brani che poi magari voglio velocizzare, parto veramente da una velocità molto lenta e mi faccio almeno 20 minuti a quella velocità, forzandomi perché è molto tosta da fare. E poi mano a mano cercare di aumentare quella velocità. Però il discorso dello studio rallentato, cioè è importante che io faccia dei movimenti di entrambe le mani, perché poi la pulizia e la velocità dipendono non solamente dalla mano sinistra, ma anche dalla mano destra. Quindi se non hai tecnicamente le mani a posto, nel senso che io ho consapevolezza di quello che so fare con la destra e con la sinistra, di come le uso. Quindi per esempio, parlando proprio tecnicamente, di tecnica, io non uso lo sweep solamente col dito indice, diciamo alterno tutto, tranne quando torno indietro dalla corda acuta verso la corda grave, faccio questo sweep sempre, e mentre invece al contrario col medio non la faccio. Ho sviluppato questa cosa qua da anni e non ho il coraggio di cambiarla. Ho i miei vantaggi e degli svantaggi, però ho anche dei vantaggi, insomma, su alcune cose, sui salti di corda, là, su quelle cose lì ho dei vantaggi, sugli arpeggi. Però appunto faccio attenzione a rispettare sempre questa cosa qui, a non fare riprese. Cioè se io faccio un passaggio i movimenti sono sempre gli stessi, sia che lo faccio così, in questo caso vedi, sto partendo perché quando lo faccio ciclico parto col medio. Quindi se io continuo a fare lo studio così, ok, mi ritroverò sempre che parto col medio, mentre invece in un momento, mentre sto suonando, magari se voglio fare questo arpeggio mentre sto improvvisando, è facile che partirò con l'indice. Quindi tutto il tempo che ho perso a fare veloce questa cosa iniziato col medio è come se non servisse a niente. Capisci che voglio dire? Perché poi quando suono, quindi quello che mi cerco di fare è questo, vedi?
Per renderlo funzionale devo aggiungere una nota. Per farlo ciclico, aggiungo una nota, quindi diventa squadrato, però a quel punto quella nota mi serve per farmi funzionare quell'arpeggio e farmi studiare bene questo arpeggio. In questo momento sto iniziando con l'indice e quindi questo adesso lo studio diventa funzionale a quello che mi potrà servire a me quando sto suonando. Quindi capisci che il discorso di velocizzare i passaggi da lento cioè da un passaggio lento e farlo diventare veloce, è importante fare caso ai minimi particolari di quello che vuoi fare, capito? Per cui è uno studio minuzioso della mano destra e della mano sinistra. È importante, non posso fare, cioè cominci a fare degli salti incredibili e in velocità a 260, 270 non verrà questa frase, è facile, quindi è inutile che mi metta magari a studiare questo, oppure studio quella ma la devo fare molto lentamente e a cercare di, per cui però intanto per cercare di suonare Jan Seps, a parte che a me magari quell'arpeggio così è esteso non mi interessa nemmeno, preferisco studiarmi facendo attenzione che la destra sia a posto, non faccia ripetizioni, non ci siano cose. Per cui una volta che guardi, ti assicuro che se fai bene, però ti ripeto, devi sapere la tua tecnica qual è, se fai bene, io all'improvviso posso fare anche il salto da 120 a 220, salto anche di 100 punti. Se ho fatto bene il 120, arrivo col 220 tranquillo, capito? Yeah. E da lì in poi vado avanti. Però ci devo stare quella mezz'oretta almeno a 120. Cioè proprio minuzioso, con calma, magari facendo tutte crome, anche senza pause, proprio come se fosse, come dicevo prima. Se c'è qualche altra domanda anche in diretta, io sono ben disposto. Volevo sapere per il discorso che dicevi prima della pronuncia in battere delle terzine tipo su Confirmation, se fatto su brani magari più lenti non può risultare un po' sgradevole. Certo. Allora, è ovvio che vanno un po' anche contestualizzati. Ci sono alcuni brani, insomma anche alcuni... Sì, vabbè, i brani bebop in linea di massima sono abbastanza tutti quanti così. Sì, a seconda della velocità si ammorbidisce quella cosa. Si può arrivare anche a suonare la binaria, quasi. Per esempio... Confirmation qual è? Questa, giusto? Sì, però vedi anche qua, se tu lo fai dipende da come vuoi pensare il pezzo. Se lo vuoi pensare, dipende da quanto swing vuoi dare, è un po' anche forse personale la scelta, perché sai, farlo così lo so, non riesco a pensarlo così veramente, però capisco che un sassofono magari, capito, il sassofono alle note lunghe magari lo può essere aiutato un po' di più da questo fattore. Non so, Gianni, se mi puoi aiutare in questo, visto che abbiamo un sassofonista, ce l'abbiamo in mezzo. Però, sì, le note lunghe aiutano. Ovviamente aiutano, perché tu puoi... Però ecco, nel caso... per esempio, ecco, infatti guardi, i pezzi tipo che erano quasi sicuramente di Miles Davis, per esempio... hanno proprio una scansione ritmica diversa, quindi questo qui come si chiama? Alf Nelson.
Ah. Ecco, automaticamente vedi quando penso a Miles Davis o a un pezzo tipo quello, comincia a swingare un po' di meno, ad andare un po', o meglio, le note diventano più lunghe, perché secondo me lo swing è comunque, ci deve stare un minimo quella sofferenza, quel tirarsi anche magari un po' indietro il timing. Però ti ripeto, i pezzi di Parker secondo me sono abbastanza invece più precisi. Se tu metti i dischi di Parker, perché loro erano venivano dallo swing, è proprio la diretta conseguenza dello swing. Lo swing ha l'accento in battere. Parlo di la swing era, capito? La Count Basie Orchestra non esiste, cioè che fai? Molte volte si parla dell'accento in levare, ma quello lì è un altro discorso. I sassofonisti, i fiati legano col levare spesso, no? Dal levare verso il battere. Però noi non lo possiamo fare, c'è una cosa tipo questa. Capito? Non lo so, io non riesco a farvi, sembra antimusicale. Invece questo qui è solo... Ah. Io lo sento così, il timing di questo. Può darsi pure che mi sbagli, per carità. Luca chiede che ha difficoltà a memorizzare i soli, se hai un consiglio per memorizzare i soli, sì. E Paolo chiede: per lo sviluppo dell'orecchio e del fraseggio è preferibile trascrivere i soli di strumenti melodici o le linee di walking? Basta così. Ok, ma guarda, memorizzare gli assoli secondo me è sempre lì quel discorso cioè il discorso che parte dalla domanda successiva, lo sviluppo dell'orecchio. Perché memorizzare un assolo secondo me dovrebbe significare saperlo anche cantare in buona parte, saperlo cantare e sapere cioè quelle note che relazione hanno con il basso che c'è sotto. Diciamo che quando io trovo un assolo, trovo una frase, perché infatti a me non mi è mai piaciuto trovarmi un assolo intero, infatti veramente pochissimo, ho sempre trovato tante frasi da ognuno, uno un po' da questo, un po' da quell'altro, ogni cosa che mi colpiva la trovavo, perché mi interessava quell'intervallo, mi interessava capire perché in quella frase funzionava, c'era qualcosa che mi affascinava, che mi colpiva, e poi quindi una volta che facevo una piccola analisi armonica e soprattutto cercavo di assimilare quell'intervallo che all'interno di quella frase mi interessava. Quindi che ne so, quella 11ª diesis, quella 5ª diesis che poteva essere. Per cui ecco, se non si fa un bel lavoro con l'orecchio, quindi sul canto, adesso non so se parli di assoli che tu hai trovato tu o assoli trascritti che hai letto e magari vuoi memorizzare. Non ho trascritto, per esempio, sono le prese con un solo di Parker, perhaps, che non è complicatissimo, però può essere il momento. Però dovrei eseguirlo, ma senza guardare la partitura. E faccio fatica a memorizzarlo, proprio non riesco a tenerlo. Può essere un momento o può essere un approccio sbagliato. Ma probabilmente anche imparare a pezzi le cose può darsi. Io, secondo me, una volta che hai imparato 2 chorus e te li fai per bene, e poi magari vai ancora oltre, non so quanti chorus saranno, anche mezzo chorus, cioè, capito, fare bene
Oppure, guarda, personalmente io non credo che conoscere a memoria un intero assolo di un altro musicista serva a qualcosa. Sinceramente non ci credo. Credo che servano i frammenti che a te cioè farli diventare tuoi, e quindi serve solo quello. Cioè le parti del linguaggio essenziali, quelle caratteristiche. Esatto, quelle caratteristiche che a te che ti colpiscono, e io sono sicuro che quelle là, se ti colpiscono veramente, non le dimentichi. Cioè dei punti di quella solo magari non li dimentichi, probabilmente dimentichi i punti meno importanti, ma importanti, diciamo, per te, che ti hanno colpito di meno, e quindi quelli li dimenticherai. Ovviamente questo non vuol dire che uno non li deve, insomma, ignorare, magari, però ecco, la cosa importante è andare anche un po' per volta, cioè non fare tutto l'assolo intero così. E poi c'è il discorso dell'orecchio, cioè di quanto il tuo orecchio capisce realmente di quell'assolo, capisce ogni intervallo, cioè riesce a interiorizzare, ecco, quello, tutto l'assolo, capito? Sì. Grazie, Dario. Adesso, prego. L'orecchio funziona su qualsiasi cosa. Io personalmente lo faccio funzionare sempre, anche per esempio quando sono a volte in macchina, faccio dei viaggi, a volte adesso mi metto a studiare un poco e magari metto, per esempio, io prendo spunto anche dai grandi arrangiatori, per esempio di Frank Sinatra, da Count Basie, dalle orchestre, big band. Mi piace molto cercare di capire perché sembrano cose facili, invece all'interno ci sono un sacco di soluzioni armoniche, di piccole voci che si muovono internamente, e mi piace cercare di andare a capire anche delle sostituzioni, dei cambi, a volte impari delle cose incredibili proprio da Count Basie. Se no, c'era un blues che a un certo punto faceva una salita cromatica, ma adesso non me la ricordo più, però lì per lì l'avevo anche trovata, andando indietro, tornando indietro, eccetera. Quindi questo, insomma, per dire che qualsiasi cosa che stimoli l'orecchio va bene. Sicuramente se no hai una carenza sul walking, sulle linee di walking, io penso che la cosa migliore è uno unisce tutte e due le cose, quindi si impara un po' il walking facendo, magari poi andando anche a controllare. Sinceramente io cerco sempre di farlo lavorare l'orecchio, e le trascrizioni che ci sono in giro non le vado quasi mai a leggere, a meno che giusto per vedere se è stata trascritta bene o se ho sbagliato io qualcosa, insomma, se c'è qualcosa che ho sentito male. Però mi piace andare sempre a sentire l'originale di quella versione e fare la mia trascrizione, senza trascrivere ovviamente, però insomma la mia, tirare giù io da solo. Quindi sempre questo. Però ripeto, la relazione tra il basso e quella è la cosa sempre più importante. Per dire, se faccio ecco Stella Bassa Light, in qualsiasi punto devo sapere la melodia dove sta, e devo sapere la tonica come suonerà. La, quindi mi, la. Adesso faccio cambio tonalità. Do, si, mi. Anche se cambio tonalità, devo sempre sapere fare la relazione tra quel basso. Per cui ecco, l'importante è, quando impariamo un assolo, una linea di walking, qualsiasi cosa, deve sempre stare su un basso, deve sempre stare in relazione a qualcosa. Non può stare in aria così. Capito? Cioè, se io faccio il walking, ok, ho suonato il re, ma la tonica vera dentro la mia testa è quel si bemolle. Se non ho quel si bemolle, questo re non lo capisco. Lo suono perché l'ho letto, oppure l'ho tirato giù da qualche trascrizione, da qualche walking che ho trovato online. Ma se io devo sentire quel re, devo sentire prima il si bemolle sotto, vero, come si dice, il basso fondamentale, e poi il basso reale. E questo vale nella walking come nell'improvvisazione, come nelle linee melodiche di accompagnamento, qualsiasi cosa, c'è sempre un basso su cui si muovono le voci sopra. Se quel basso non lo otteniamo in qualche modo, l'unico modo per ottenerlo è cantare i bassi sui pezzi. Cioè, se io faccio questo,
Ok, c'è già il set. Io devo sapere questo, ma è molto difficile cantare e suonare due cose diverse. Mannaggia, non riesco a fare. Non riesco a farlo, però se avessi capito il pezzo, infatti l'esercizio da fare è questo: registrarsi le melodie e cantarci sopra i basi. Non devo fare il cantante, quindi non fa niente che sono un po' stonato. L'importante è che so i cambi con i suoni, li so cantare. Dovresti bene salutarci con l'ultimo pezzo. Guarda, ti dico dai, vabbè, fammi vedere. Grazie.